Inter contro Juventus, potremmo dire atto quarto in questa stagione e per la seconda volta c'è in palio anche un trofeo, visto che dopo la Supercoppa italiana vinta dall'Inter ci ritroviamo di nuovo di fronte in questa sentitissima finale di Coppa Italia che possiamo dire oggi ha per entrambe un peso notevolmente superiore a quello che solitamente viene attribuito ad una Coppa Italia. Ne parliamo con un ospite, allora abbiamo qui con noi oggi Riccardo Meloni, giornalista di calciomercato.it. Riccardo, intanto benvenuto e grazie per la disponibilità. Grazie a voi per ospitarmi, per essere qui. Riccardo che segue da vicino le vicende di casa Juventus, quindi andiamo un po' a scoprire le carte dell'avversario, cercheremo di scoprire i segreti di questa Juventus, cosa possiamo aspettarci soprattutto da questa partita. Prima Riccardo però ti faccio una domanda particolare perché dicevo appunto del peso di questa Coppa Italia e allora ti chiedo in casa Juventus quanto ci tenete a questa Coppa Italia, quanto è importante vincere questa Coppa Italia per la Juventus? Moltissimo, è diventata una coppa che ha veramente tanto peso, perché questa stagione rischia di finire senza titoli. Per la prima volta dopo parecchi anni, dopo più di 10 anni, sarebbe una stagione senza titoli, quindi molto importante in chiave Juventus e non solo, anche perché la Juventus quest'anno non ha mai battuto l'Inter. Quindi quarta sfida, 2 sconfitte e un pareggio le precedenti. Il pareggio arrivato a San Siro è stato più in maniera fortunosa, mentre la sconfitta, all'Allianz Stadium pesa perché la Juventus forse ha fatto una delle sue migliori prestazioni dal punto di vista tattico, tecnico, della concentrazione e quindi aver perso quella partita fa ancora male. Si vuole quella coppa, ecco. Assolutamente, ed è sicuramente chiudere con un trofeo, al di là poi di quello che è il valore che in tanti danno alla Coppa Italia, dà sempre un altro peso anche alla stagione. Dal punto di vista arriviamo proprio alla partita invece, dello stato di forma e anche un po' dell'entusiasmo, se così possiamo dire in casa Juventus. Qual è il termometro? Qual è la situazione? Come ci arriva la Juventus a questa partita? Non bene, ecco l'entusiasmo manca in questo momento in casa Juventus, ce n'è poco, però Allegri arriva con tanti giocatori a disposizione, cosa che non capitava da, parecchio tempo, quindi da quel punto di vista può avere più soluzioni Massimiliano Allegri. Pesa il fatto che diversi giocatori sono appena stati recuperati, Locatelli è molto incerto ad esempio, è 2 giorni che si allena con la squadra, 90 minuti probabilmente non ce li ha, ma è un nome da tenere a mente. Diverse, possono essere le soluzioni in casa Juventus, ovviamente gli occhi sono su Paulo Dybala, perché ha dimostrato anche contro il Genoa di essere un giocatore che è abbastanza in palla, è motivato, la sfida contro l'Inter è particolare anche per tutti i discorsi, legati al mercato, quindi, sarà l'uomo osservato speciale. Vediamo se partirà dal primo minuto. Ecco, Massimiliano Allegri potrebbe valutare 2 moduli. In questo momento il dubbio è fra il 4-4-2 con Dybala che parte dalla panchina e subentra e il 4-2-3-1. Questo è il modulo che ha messo più in difficoltà l'Inter nella sfida dell'Allianz Stadium, quindi attenzione anche a questo tipo di modulo. Per quanto riguarda la formazione sarà Perin in porta, questo è abbastanza sicuro perché in Coppa Italia ha sempre giocato lui e giocherà lui anche in finale. In difesa sinistra Alexandro, è in vantaggio sul recuperato Pellegrini, sulla destra ci sarà Danilo, al centro De Ligt che si è riposato per esserci e per essere al meglio contro l'Inter e Chiellini, anche lui alla sua ultimo possibile trofeo in maglia bianconera perché lascerà la Juventus al Sì. termine della stagione. Il centrocampo è quello che presenta più dubbi. I 2 che hanno il posto certo, sono Zaccaria e Rabiot, loro 2 ci saranno in entrambe le conformazioni tattiche. Resta il dubbio se giocheranno invece con un centrocampista in regia, lì ci sono tanti nomi, Locatelli potrebbe, Arthur anche lui è recuperato ma non è al meglio, l'ha dimostrato contro il Genoa, non bene. Tanti spingono per un Miretti titolare perché ha dimostrato di essere il più in forma, quello che porta entusiasmo e tra l'altro anche a livello tecnico e qualitativo non è che ha sfigurato rispetto ai compagni di squadra, anzi davanti Morata, Vlahovic è quello che ha il posto assicurato, Morata dovrebbe giocare dall'inizio. Quadrado e Dybala potrebbero essere armi a partita in corso. Chiarissimo. E adesso ti farò proprio delle domande anche sui singoli che mi hai citato, soprattutto su Dybala, però, prima stavo pensando, hai menzionato Allegri, Sì. io arrivo, dalla sponda Inter a questa partita, a questa finale di Coppa Italia con
all'interno del mondo Inter tanta divisione sul tema Simone Inzaghi, su quella che è la stagione che sta portando a termine il nostro allenatore alla prima stagione interista. Com'è invece la situazione attorno ad Allegri? Perché in molti interisti si dicono delusi dell'andamento di Inzaghi, che comunque ha la possibilità ancora, vediamo, di poter chiudere con 3 trofei, se farà percorso perfetto da qui alla fine, anche se non è semplice. Lato Juventus invece attorno ad Allegri che umore c'è? Allegri penso sia l'allenatore più divisivo dal punto di vista della sua tifoseria in questa Serie A. Cioè la tifoseria juventina è spaccata in maniera fortissima e polarizzata anche in maniera molto forte, cioè quelli che sostengono Allegri in tutto e per tutto, qualsiasi cosa fa giusto se la Juventus vince, merito di Allegri, se la Juventus perde sono i giocatori che non riescono a essere all'altezza della Juventus. E poi c'è l'altra parte, l'altra fazione, perché è veramente una specie di faida, di guerra che c'è all'interno della tifoseria juventina molto forte, gli anti-Allegrani, tutto male quello che fa Massimiliano Allegri. Io mi pongo quasi più verso gli anti-allegriani, perché guardando in maniera oggettiva questa squadra, quest'anno Massimiliano Allegri ha deluso, non tanto perché la Juventus è stata poco competitiva in tutte le competizioni, a parte la Coppa Italia che è in fondo insieme all'Inter, ma dà l'impressione di aver seminato troppo poco. Non ci sono dei miglioramenti nel corso di questa stagione e quindi si arriva alla prossima con tante incognite. Questo mi ha un po' deluso da quel punto di vista. Chiaro, chiaro, chiaro. Invece, dal punto di vista del gioco, una delle critiche che ho visto spesso fare anche alla Juventus di Allegri è quello un po' di troppo difensivismo, comunque non un gioco spettacolare, ecco, che abbiamo visto in questa stagione. Ti aspetti in questa partita, anche che poi ci sono dei dubbi di formazione, come dicevi, anche il modulo sicuramente inciderà sull'atteggiamento, ti aspetti un po' più offensiva oppure ti aspetti un copione ormai consolidato all'interno di questa stagione? Allora, la partita, contro l'Inter dell'Allianz Stadium, quella con il 4-2-3-1, con una Juventus che ha giocato in maniera più offensiva, ha messo in difficoltà l'Inter per certi versi per certi tratti della partita, quindi mi aspetto da quel punto di vista che lui cerchi di ripercorrere quel tipo di gara. Se aspetti l'Inter, se stai chiuso e giochi in maniera troppo difensiva, per me, vai in balia dei colpi dei giocatori nerazzurri e vai troppo in difficoltà. Quindi mi aspetto una Juve che cercherà quantomeno di fare male all'Inter, che se devo trovare un punto debole a questa squadra, ai nerazzurri, lo trovo proprio dietro, cioè sta concedendo sempre dei gol agli avversari. Ecco, questo potrebbe essere qualcosa su cui Allegri può cercare di fare leva. Chiarissimo. E al contrario invece quale può essere un punto debole della Juventus? Dove può attaccare l'Inter secondo te? Probabilmente proprio sul pallino del gioco, cioè, se l'Inter riuscirà a tenere tanto il pallino del gioco, schiacciare lì la Juventus, rischia di finire anche in maniera piuttosto netta, come vittoria e quindi questo mi sembra il punto debole della Juventus è proprio questo qua, l'atteggiamento che la Juventus si autoimpone, cioè di Mh. stare tanto dietro, di aspettare, giocare in contropiede. Non penso che possa pagare contro l'Inter di Simone Inzaghi, che vedo in crescita anche dal punto di vista fisico per questo rush finale. Certo c'è la testa anche al campionato, ma le motivazioni sono a palla e quindi io mi aspetto un Inter che sta molto bene, correrà tanto e quindi da quel punto di vista la Juventus deve essere nella partita e cercare di andare a vincere, altrimenti la vedo veramente grigia. E se ti dico ti do la possibilità di togliere un giocatore dalla formazione di Inzaghi, hai già un nome in mente, qualcuno che Subito. secondo te sì. Brozovic. No, non ci penso neanche 2 Proprio volte. per questo motivo Sì, sì, infatti che dicevi. perché è un fuoriclasse, per me è il miglior centrocampista della Serie A. È un Mh. giocatore per cui stravedo e quindi l'Inter ha dimostrato senza Brozovic di non avere delle alternative all'altezza e di andare molto più in difficoltà. Per cui se devo togliere uno, tolgo sicuramente Marcelo Brozovic. Chiarissimo. Invece dall'altra parte so che tanti tifosi interisti alla Juventus toglierebbero Vlahovic, anzi se lo prenderebbero probabilmente Vlahovic perché, in moltissimi dicono che con un Vlahovic in più quest'Inter quest'anno avrebbe fatto molta più strada in molte competizioni. Ti chiedo 1 se sei d'accordo, 2 se sta avendo nella Juventus l'impatto che ti aspettavi o comunque, anche che Vlahovic secondo te possiamo aspettarci in questa finale. Sì, mi aspetto sicuramente l'Inter con Vlahovic, secondo me sarebbe molto più avanti in questa stagione, perché all'Inter è mancato una figura
in grado di fare tanti gol in maniera continuativa nel corso della stagione. Vlahovic può farlo, lo sta facendo meno ultimamente, ma non per colpa sua. Nelle ultime 3 partite della Juventus penso che lui abbia avuto una palla gol, un'occasione in cui tra l'altro per cercare di andare al tiro ha dovuto alzarsi da per terra con un giocatore del Genoa aggrappato, saltare lui, saltarne altri 2, cercare di restare in piedi e poi calciare in porta. Questa è l'unica occasione che ha avuto nelle ultime 3 partite. Quindi Vlahovic, che sta soffrendo, è in un momento delicato a livello psicologico. Ci parlano di un ragazzo che è molto guarda se stesso, incolpa se stesso quando non riesce a trovare il gol, quindi è in difficoltà da quel punto di vista. Capita spesso agli attaccanti, quando non fanno gol Sì. vanno in difficoltà, quindi è un Vlahovic in un momento delicato, però io penso sì, ecco, Vlahovic all'Inter, l'Inter secondo me avrebbe vinto tranquillamente questo campionato. E vado verso la chiusura allora, visto che abbiamo parlato di singoli, ne hai parlato prima, di Dybala ne hai accennato, uno degli uomini più in forma, diciamo, probabilmente Sì. del momento in casa Juventus, arriva anche da un grande gol, contro il Genoa. Ti chiedo da un punto di vista proprio anche del mercato, secondo te c'è chi spera magari ancora in un dietro front, oppure ormai ci si è rassegnati e qual è l'umore? Cioè, è giusto lasciarlo andar via? È stato avete già voltato pagina? Nel mondo Juventus hanno già voltato pagina secondo te? Allora, su un dietrofront ormai penso che non ci sia più nessuna possibilità, la società è stata molto chiara, si è esposta in maniera chiarissima con Arriva Bene in prima persona che ha spiegato qual è la situazione, la decisione è stata presa e quindi ci sarà una separazione al termine della stagione. Dybala è, dopo Massimiliano Allegri, quello che divide di più la tifoseria bianconera, cioè ci sono quelli che dicono: "Oh, ha fatto bene la Juventus, bene così, basta, andiamo avanti con altri giocatori, spazio ad altri". Altri invece che sono ancora in lutto per questa scelta della Juventus e soffriranno parecchio a non vederlo in bianconero. Certo, la speranza più grande dei tifosi bianconeri è di non vederlo in nerazzurro nella prossima stagione. Per i nerazzurri, secondo me non sarebbe neanche male come investimento, perché quest'anno Dybala ha avuto molti meno infortuni rispetto Mh-mh. agli anni scorsi, ha giocato di più, 35, 36 partite, sono arrivati 15 gol, diversi assist. È un giocatore che è stato sembrato stare un po' meglio dal punto di vista fisico e quindi il rischio di trovarti l'anno prossimo un giocatore che sta bene, e se Dybala sta bene tecnicamente non si discute, specialmente in Serie A, stiamo parlando se non del giocatore più tecnico della Serie A, forse se andiamo veramente vicino, top 3. Quindi, anche perché io son d'accordo con te, nel senso dal punto di vista tecnico secondo me Dybala assolutamente non si discute, la possibilità di prendere un giocatore che magari ha anche quella voglia di rivalsa in più è sempre un'opportunità da cogliere secondo me dal mio punto di Mh. vista. Tu quindi che conosci il mondo Juventus da vicino, domanda secca, consigli Dybala all'Inter? Farebbe bene secondo te l'Inter a puntarci? Secondo me sì, secondo me lui farebbe molto bene e io personalmente ce lo vedrei bene anche in un attacco a 2 Mh. Dybala, Lautaro Martinez, senza una grandissima prima punta fisica, classica, come Dzeko, come altri, come era Lukaku. Secondo me anche Dybala, Lautaro Martinez potrebbe essere un attacco eccezionale. Una coppia tutta argentina Mh. allora per l'Inter che ha una tradizione fortemente argentina anche nella sua Sì, storia. esatto. Domanda finale: chi vince la coppa secondo te Riccardo? Bella domanda questa. Chi vince la coppa? Allora, la ragione mi dice Inter. Mh-mh. Dice Inter, mi sembra più avanti, sotto ogni punto di vista. Poi c'è quella fiammella che mi fa pensare la Juventus alla fine, un modo per uscire da una stagione senza con un titolo lo trova sempre, è una squadra che ha comunque quella storia che ti permette di sopperire a momenti di difficoltà, per cui allora se devo guardare da quel punto di vista dico Juventus. Chiaro, allora speriamo non dico vinca il migliore, perché ovviamente noi speriamo che vinca ad ogni Ecco, costo secondo me l'Inter, la anche Juventus e i an tifosi della Juventus non possono dire quello, ecco. anche Speriamo che vinca il migliore? No, in questo caso no. a noi andrebbe bene vincere anche senza fare il grande gioco di Inzaghi che è stato esaltato spesso e poi in alcuni momenti ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca in questa stagione, però c'è grande fiducia in casa Inter. Riccardo, io ti ringrazio ovviamente per il punto della situazione in casa Juventus. Riccardo Meloni, calciomercato.it, lascio i riferimenti anche in descrizione. Grazie Riccardo. È stato un piacere. Ciao Lorenzo, ciao a tutti voi di Passione Inter.
Salutiamo Riccardo, lo ringraziamo allora. Vi ricordo, prima di lasciarvi, innanzitutto che nel giorno della finale di Coppa Italia, in questo mercoledì, saremo in diretta quindi con 2 appuntamenti, il solito classico dalle 12 alle 13 con la preview della partita e poi una lunga maratona dalle 17 in poi fino a tarda notte per seguire tutta la notte di Roma, la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Vi ricordo, in descrizione trovate il link per iscrivervi alla nostra newsletter. Se non lo avete ancora fatto, fatelo subito, perché mercoledì mattina, nel giorno della finale, riceverete gratis via email un nostro contenuto speciale che abbiamo realizzato in vista della finale di Coppa Italia. Quindi iscrivetevi subito e riceverete via mail questo contenuto speciale che abbiamo realizzato per voi. Vi ricordo inoltre, ovviamente, passioneinter.club per entrare a far parte del nostro club di Passione Inter. Vi aspettiamo per far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo.